Bentornati a In Viaggio con l'Archeologo. L'Ara Pacis, cioè l'Altare della Pace, è un monumento di epoca augustea realizzato in onore di Augusto per celebrare la nuova pace dell'Impero Romano. Lo stesso Augusto nelle sue Res Geste ci tramanda: quando, sotto il consolato di Tiberio Nerone e Publio Quintilio, tornai a Roma dalla Spagna e dalla Gallia, occupatomi con successo delle faccende in quelle province, il Senato decretò per il mio ritorno che fosse consacrato l'altare della pace augustea presso il Campo Marzio e ordinò che in esso i magistrati e i sacerdoti e le vergini vestali facessero un sacrificio ogni anno. Il decreto del Senato risale al 4 luglio del 13 a.C., ma l'ara viene consacrata solo il 30 gennaio del 9 a.C., data che combacia tra l'altro anche con il compleanno di Livia, la moglie di Augusto. Viene quindi edificato nel Campo Marzio settentrionale, ma dopo l'epoca romana viene dimenticato e i suoi rilievi tornano alla luce solo nel 1568 sotto Palazzo Peretti, oggi conosciuto anche come Palazzo Fiano. Gli scavi vengono effettuati nel corso dell'Ottocento e del Novecento e gli ultimi ritrovamenti risalgono al 1937-1938, quindi siamo in epoca fascista. E proprio nel 1938 il monumento viene ricomposto là dove lo vediamo ancora oggi, cioè accanto al mausoleo di Augusto, quindi più a nord rispetto alla sua sede originaria. Tutto molto interessante, direte voi, ma come è fatto questo altare? L'Ara Pacis, realizzata interamente in marmo, è composta da un recinto e da un altare, il tutto sopraelevato da un alto podio. Il recinto, all'interno, doveva ricordare la prima costruzione in legno, un recinto provvisorio, e quindi ecco che vediamo riprodotto una staccionata, sopra la quale sono appese delle ghirlande con bucrani, cioè dei teschi di bue, e delle patere, cioè delle coppe rituali. È anche presente una fascia decorata con palmette. L'altare, dove venivano compiuti i sacrifici, è a sua volta rialzato da alcuni gradini. La parte inferiore, il cosiddetto zoccolo, era decorato con figure femminili, ma oggi i frammenti non sono stati riposizionati, mentre la parte superiore presenta due sponde con decorazioni vegetali e leoni alati. Un fregio riproduce esternamente la scena del sacrificio annuale, con i sacerdoti e gli animali, mentre internamente le vestali e Augusto nei panni di Pontefice Massimo. L'esterno del recinto è invece molto più articolato. Lungo tutta la parte inferiore vediamo una ricca decorazione vegetale. Ogni pannello ha un grande cespuglio da canto, dal quale partono diversi tralci con fiori e foglie di specie vegetali differenti. Qua e là è possibile scorgere anche uccelli e piccoli animali, come rane, lucertole, scorpioni e via dicendo. Ai lati delle due porte sono presenti delle raffigurazioni mitologiche e allegoriche. Sul lato anteriore, accanto alla gradinata di accesso, ci sono due scene che richiamano le origini mitiche di Roma. Da una parte ci sono Romolo e Remo, allattati dalla lupa, alla presenza di Marte e del pastore Faustolo, ma ne rimangono ben pochi frammenti. Dall'altra ecco Enea, che sacrifica una scrofa agli dei penati, visibili nel tempio in lontananza. Davanti a lui ci sono due assistenti al rito, mentre alle sue spalle scorgiamo un personaggio munito di bastone. Alcuni studiosi ritengono che anziché Enea possa trattarsi di Numa Pompilio, il leggendario re di Roma, e in questo caso la scena raffigura il rito che sancì la pace tra i Romani e i Sabini. Accanto all'altra apertura vediamo invece Tellus, la terra, o secondo un'altra teoria Venere, la madre di Enea, quindi la base della gens Iulia collegata ad Augusto. È ritratta come una donna con due bambini in braccio, accompagnata da due figure, personificazioni dei venti di mare e di terra. Una infatti siede su un drago marino, mentre l'altra su un cigno. Sul secondo pannello, estremamente danneggiato, possiamo scorgere invece la dea Roma, armata e seduta su un cumulo di armi. Sui lati lunghi è infine presente una lunga processione, con i littori, i sacerdoti e i membri della famiglia imperiale. Vediamo infatti Augusto con il capo velato, i 4 sacerdoti, cioè i Flamini maggiori, e poi Agrippa poco distante, alla cui toga si aggrappa il figlioletto Gaio Cesare, erede di Augusto stesso. Dietro al bambino c'è una figura femminile, interpretata da alcuni come Giulia Maggiore, figlia di Augusto e madre del piccolo Gaio, e ancora Tiberio, e le nipoti di Augusto, Antonia Minore e Antonia Maggiore, con le rispettive famiglie, Druso Maggiore e il figlio germanico da una parte, Lucio Domizio Enobarbo e i figli Domizia e Gneo Domizio Enobarbo dall'altra.
In sostanza abbiamo di fronte agli occhi quei personaggi che caratterizzeranno la storia di Roma nei decenni successivi. L'intero monumento in epoca romana era poi dipinto con colori sgargianti, come da prassi per i monumenti antichi. Le fonti di ispirazione sono diverse, possiamo infatti intravedere dei rimandi all'arte ellenistica, ad esempio nella decorazione vegetale, e all'arte classica, nella processione che ricorda molto il rilievo delle Panatenee del Partenone. L'intero monumento ha un forte valore simbolico e propagandistico. Vuole infatti sottolineare il nuovo periodo di pace e prosperità portato da Augusto, la cosiddetta Pax Augustea, un periodo durante il quale la terra è tornata a rifiorire sotto il controllo di Roma. Roma che è legata in maniera indissolubile al suo progenitore Enea e di conseguenza alla gens Iulia, di cui Augusto stesso fa parte. Il tutto incorniciato dalla famiglia imperiale, simbolo del nuovo ordine politico e dinastico che l'imperatore ha creato. Siamo quindi giunti al termine anche di questo video, io spero che vi sia piaciuto, nel caso mettete un mi piace, cliccate sulla campanella, insomma le solite cose che permettono a YouTube di far salire questo video. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo viaggio. Arrivederci!